Voglia di un dolce fresco, elegante e dal sapore inconfondibile? Oggi prepariamo insieme il parfait di mandorle. Un classico siciliano. Pochi ingredienti per un dessert al cucchiaio assolutamente irresistibile. Prepararlo è molto semplice, quindi allacciate ai grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Allora iniziamo con la preparazione del croccante. In una padella inseriamo 60 g di zucchero semolato insieme a 20 g di acqua e facciamo cuocere per qualche minuto. Dobbiamo ottenere uno sciroppo che sia denso e appiccicoso. Quando avremo ottenuto questa consistenza, allora possiamo inserire le mandorle. Ce ne occorreranno 200 g. Ora le mandorle per lo shock termico inizieranno a sabbiarsi. Ma voi continuate con la cottura, non fermandovi mai di mescolare. Il caramello presto si riscioglierà nuovamente e questa volta dobbiamo ottenere un caramello dal colore ambrato. Ora le nostre mandorle sono correttamente caramellate e possiamo togliere dal fuoco e le lasciamo raffreddare completamente. Una volta raffreddate le mandorle le inseriamo all'interno di un mixer, ma ne mettiamo da parte una piccola quantità che ci serviranno per decorazione. E frulliamo il tutto grossolanamente. Una volta frullate le metteremo da parte, ma ne lasceremo all'interno del mixer un paio di cucchiai, che continueremo a frullare finemente, fino ad ottenere una pasta, che renderà il nostro parfait super saporito. E ora prepariamo la base per il nostro parfait di mandorle. Quindi in una ciotola montiamo 3 tuorli. E ora non ci resta che pastorizzare le uova, quindi andiamo a preparare lo sciroppo. In un pentolino inseriamo 110 g di zucchero semolato insieme a 30 g di acqua. Ora accendiamo i fornelli e facciamo sciogliere completamente lo zucchero. Lo sciroppo dovrà raggiungere i 120 gradi. Una volta raggiunto i 120 gradi inseriremo lo sciroppo a filo all'interno delle uova, continuando a lavorare il composto con le fruste. E ora inseriamo la nostra pasta di mandorla all'interno del composto con le uova. E la incorporiamo delicatamente mescolando dal basso verso l'alto. Bene, ora non ci resta che montare la panna. Ci occorreranno 250 ml di panna fresca non zuccherata. Come potete vedere io sto utilizzando una ciotola ben ghiacciata. Questo aiuterà la montatura della panna. Una cosa importante è che la panna non andrà montata completamente, ma andrà semimontata. Bene, questa è la consistenza giusta. Ora inserisco una piccola quantità di panna nel composto e vado ad incorporarla mescolando sempre dal basso verso l'alto, per evitare che la panna si smonti. Quando il composto avrà incorporato la panna, allora trasferiremo tutto il composto all'interno della ciotola con la panna. E vado a mescolare sempre dal basso verso l'alto. Quando tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati, inseriamo per ultima la granella di mandorle. E ora siamo pronti per trasferire il composto all'interno di uno stampo, oppure se volete realizzare, come sto facendo io, delle monoporzioni, usate uno stampo come questo. Con queste dosi vi verranno 6 monoporzioni di questa dimensione e adesso siamo pronti per metterle in freezer, dove dovranno restare almeno 6 ore. Nel frattempo noi prepariamo la glassa al cioccolato fondente. Quindi in un pentolino inseriamo 100 g di cioccolato fondente insieme a 2 cucchiai di latte e facciamo sciogliere il cioccolato. Quando il cioccolato si sarà completamente sciolto, allora spegniamo i fornelli e inseriamo una piccola noce di burro. E ora il cioccolato per la nostra glassa è pronto.
Lo lasciamo stemperare giusto qualche minuto, dopodiché sarà pronto per essere usato. E adesso il nostro parfait di mandorle è pronto per essere gustato. Pronto e servito. Pronto e servito.